Benvenuto su Heavy Metal Heaven. Oggi affrontiamo una breve ma intensa e valida scheggia a base di brutalità, oscurità e pomodori zombie. Horror, gore, mostruosità assortite. Sono questi spesso i temi associati al death metal e soprattutto alla sua branca brutal. Suonando quest'ultimo c'è anche chi si è concentrato su altri temi, politicizzati per esempio, oppure ancora si è ispirato alla fantascienza. E poi ci sono i romani Corpse Fucking Art, che hanno deciso di concentrarsi sui pomodori. Attivi dal lontano 1996, con questo moniker, seppur le origini risalgono a 3 anni prima, si sono distinti sin dall'inizio per l'umorismo nei testi. Tanti dei loro titoli rileggono quelli di altre canzoni death metal o di film, serie tv, cartoni animati della cultura pop, con risultati spassosi. Inoltre, ogni tanto in passato si sono ispirati anche al cibo e in particolare ai pomodori, una tendenza che ha raggiunto l'apice lo scorso 4 ottobre con Tomatize. Primo album dei Corpse Fucking Art, da Splatterphobia, datato 2018, è una sorta di concept su dei pomodori in qualche modo zombificati. Questo già la dice lunga sulla mancanza di serietà del gruppo, almeno a livello lirico. La musica invece i capitolini mostrano intenzioni ben diverse. Ad ascoltare la loro musica senza conoscere i titoli e i testi non si direbbe proprio di essere in presenza di una band demenziale. Parliamo infatti di un brutal death metal piuttosto classico, con frequenti rallentamenti slam, ma anche tante fughe su velocità apocalittiche. È un suono senza una grande personalità e senza elementi particolari, a eccezione di qualche campionamento qua e là. Tuttavia, al contrario di tanti altri sulle stesse coordinate, i Corpse Fucking Art non lo fanno pesare. Nonostante i confini stilistici siano ben stabiliti, i romani ci mettono convinzione assoluta e una bravura fuori dal comune. Il risultato non ha neppure un briciolo di originalità, ma intrattiene con potenza assoluta, valorizzata anche da una registrazione bella tagliente e pesante. Ma anche in fatto di oscurità, Tomatize sa bene il fatto suo, con atmosfere che pesano con forza sull'ascoltatore. E in generale, i romani si dimostrano abilissimi nel maneggiare il proprio genere, oltre che attenti ai dettagli. Dalla loro musica si capisce come nei 6 anni passati dal predecessore abbiano lavorato molto e bene. Tutto ciò è alla base di brani splendidi come A Nightmare on Tomato Street. Accelera sul blast molto di rado, ma riesce lo stesso ad avere un impatto spaventoso, con la sua aura malata, il gran continuo di Frank Moretti e stacchi davvero tutti. Il contrario fa invece Dead Sushi, spesso molto dinamica ma senza lasciare da parte qualche stacco più lento e persino una certa orecchiabilità, almeno in relazione al genere. Sono i picchi di un disco che però ha molto altro da dare, come per esempio con Blood Kitchen Garden. A tratti ha quella deliziosa goffaggine tipica dello slam, ma altrove macina in maniera convinta, in un'alternanza che i romani maneggiano bene, senza troppi cambi, ma con quelli giusti. Oppure con The Book of the Dead, che alterna con sapienza stacchi lenti, quasi di retrogusto doom, e belle fughe invece con un'apprezzabile vena trash. O ancora Phantasm, tenebrosa come il suo nome suggerisce, con i suoi riff circolari e momenti aperti davvero pesanti. Certo, c'è da dire che nell'essenza iperclassica a livello stilistico dei Corpse Fucking Art, ogni tanto i cliché non possono fare a meno che pesare, ma accade solo di rado. Merita di un'altra scelta saggia del gruppo, il limitare la durata a mezz'ora scarsa, scongiurando quindi il rischio di annoiare con l'aggiunta di qualche pezzo di troppo. Anche per questo, Tomatize si rivela un album tanto spassoso a livello lirico, quanto concreto e ben fatto su quello musicale. Non sarà epocale, ma di sicuro intrattiene alla grande con la sua potenza e la sua oscurità, e si pone ben al di sopra della massa, in un genere che spesso è solo vuoto macinare. Se anche tu ami il brutal death e desideri un prodotto che non risulti anonimo né fine a se stesso, ma anzi che ti diverta, i romani ti sono consigliati con calore. Voto di Heavy Metal Heaven 82 su 100. Per oggi chiudiamo qui. Se ti abbiamo attratto verso la band romana faccelo sapere nei commenti, oltre a mettere like e a condividere il video. In più puoi iscriverti al canale e attivare la campanella degli avvisi per non perderti neppure uno dei contenuti che pubblichiamo ogni settimana. Infine vieni a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta.